Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare l'occhio greco o Nazar o come lo volete chiamare, l'occhio di Allah. Ha vari significati, è un portafortuna ed è bello tenerlo in casa, oppure regalarlo, utilizzarlo come portachiavi, come bomboniera. È molto bello, originale. Potete realizzarlo di qualsiasi colore intorno, l'importante è che andate a fare l'occhio di questo colore e poi il resto lo potete cambiare, potete farlo rosa, celeste, rosso, come più vi piace. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come si realizza. Per realizzare l'occhio vado a utilizzare prima il filato blu scuro per fare l'interno dell'occhio. In questo caso ho utilizzato anche il blu scuro per fare questa parte esterna, ma volendo potete anche andare a cambiare. Questa parte qui le fate tutte uguali, mentre la parte esterna la potete fare di qualsiasi altro colore, potete fare rosa, celeste, lilla, qualsiasi colore. Mentre la parte centrale è fondamentale che sia fatta di questi colori, perché ovviamente è l'occhio. Fatto l'anello magico di 6 maglie con il filato blu scuro, vado a stringere l'anello. Prendo poi questo filato azzurro e vado a fare un aumento in ogni maglia, e saranno 12 maglie lavorate. Per sostituire il filato io vado a fare in questo modo: vado a prendere l'altro filato, così lo faccio passare nel cappietto e poi vado a lavorare le mie maglie normalmente. Quindi, e poi prendo tutti e due i fili in modo da portarli un po' all'interno, in modo che non si sfili, e quindi vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Terminato il giro, per non far vedere lo scalino, faccio in questo modo: entro qui e vado a fare la mia maglia bassissima, chiudo quindi il giro in questo modo, così non si vedrà poi il distacco. Vado a fare ora una maglia in aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie, sempre utilizzando questo filato. Vado a chiudere sempre con una maglia bassissima in modo da chiudere il giro e vado a prendere il filato bianco. Ora vado a fare ogni 2 maglie un aumento con questo filato bianco. In tutto saranno poi 24 maglie. Vado a sostituire sempre il filo così come vi ho fatto vedere. Prendo l'altro filato, lo vado a passare così, poi stringo e vado a lavorare incorporando anche gli altri due filati di sotto, quello nuovo e quello vecchio. Vado a fare ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie lavorate. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima e andiamo ora a fare ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie lavorate, sempre con il filato bianco. In ultimo vado a prendere quest'altro filato blu o azzurro scuro e vado a terminare con questo. Qui ho usato un blu più scuro, questo sarà invece leggermente più chiaro di questo, ma un po' più scuro di questo. E ovviamente potete scegliere qualsiasi tipo di filato, e come abbiamo fatto prima andiamo a sostituire il filato e andiamo a fare ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie basse. Andiamo a chiudere sempre con una maglia bassissima e poi facciamo ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie sempre con questo filato e poi possiamo staccare. Andiamo a fare un'altra parte uguale in modo da unirle, poi la possiamo sia cucire che unire con una maglia bassa tutta intorno. Poi alla fine andiamo a fare una catenella, possiamo farla di come ho fatto io, la fate di 18 o 20 maglie e andate poi a chiudere in questo modo. Poi create una nappina sotto avvolgendo un po' di filo di cotone intorno ad un cartoncino, poi andate a chiudere la parte centrale e poi un pochino più sotto andate a passare il filo in modo da bloccarlo così e andate poi a cucire sotto. Terminato anche l'altro pezzo dobbiamo andare a chiudere. Possiamo chiudere sia con ago e filo che realizzando una maglia bassa, prendendo sia questa di sotto che questa di sopra, i due pezzi insieme, e le andiamo a chiudere in questo modo. Facciamo la nostra maglia bassa prendendo tutte e due le lavorazioni.
oppure con ago e filo andiamo a prendere 2 lavorazioni e le chiudiamo. Prima di chiudere tutto andiamo ad inserire un po' di ovatta sintetica all'interno. Riempiamo con l'ovatta sintetica e finiamo di unire le due parti sempre con le maglie basse. Dopo aver chiuso tutto facciamo una maglia bassissima e poi andiamo a lavorare 30 catenelle o la misura che volete dare voi al cappio sopra. Se dovete fare un portachiave andate a farlo più corto, se invece volete fare un appendino giusto per appenderlo andate a lavorare 30 maglie, poi vedete voi la misura che volete dare. Poi andiamo a chiudere con una maglia bassissima qui alla base e andiamo poi a fare la parte di sotto se volete, se no la lasciate così. Ho fatto poi alla base una maglia bassissima in modo da chiudere la catenella qui e poi questo filo lo vado a bloccare con ago e filo. Ho avvolto il filo intorno ad un cartoncino, vado a bloccare la parte centrale così, realizzando un nodo al centro, blocco così, vado a fare un secondo nodo e questa parte poi la andremo a cucire sotto. Ovviamente potete fare anche a meno di questo, non è che sia utile, però è giusto per renderlo più carino. Andiamo a mettere questa piccola nappina sotto, andiamo a bloccare con il filo un pochino più sotto e poi tagliamo queste estremità. Prendo un altro filo e vado a fare dei nodini anche qui in modo da creare così la nappina. L'altezza la decidete un po' voi, così io vado giusto un dito sotto dal nodo principale e poi vado a tagliare l'estremità. Possiamo prima tagliarla così e poi andiamo ad apparare un po' la base di sotto. Con ago e filo vado a bloccare al centro questi fili qua, li vado a bloccare qui al centro e questo è il nostro portafortuna. Con ago e filo vado a fermare questa parte qui in modo che non si sfili. Volendo possiamo mettere un anello portachiavi all'interno oppure lasciarlo così. Possiamo mettere anche una perlina qui prima di chiudere, come vi piace. Andiamo poi al centro sotto sempre con il filo che abbiamo lasciato sopra e lo andiamo a bloccare al centro sotto. Blocchiamo la nappina qui e poi tagliamo tutti i fili. Può essere utilizzato anche come fermatenda o come decorazione di qualsiasi genere. Possiamo appenderlo anche ad una chiave di una porta o a delle maniglie nella casa, molto bello, può essere versatile come utilizzo. Ed eccolo terminato, questo è l'occhio di Allah o Nazar o occhio greco, come lo volete chiamare, è un portafortuna. È bello da sapere la tradizione che c'è in Grecia di questo occhio, è molto carino da tenere sia in casa che da portare come portachiavi. Potete realizzare delle bomboniere tutte così, tutte colorate, magari fare sempre questo bordo qui di un altro colore. E ne realizzate così tante anche da regalare, sono molto belle e originali. Spero che vi piacciono e vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, un bacio, alla prossima. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.